Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo girocollo davvero facilissimo, fatto con 2 righe di lavorazione, la prima che realizza il motivo di cristalli, la seconda che va a realizzare questi archetti che secondo me la rendono originale nel suo genere. È un progetto veramente molto semplice e tra l'altro lo trovo molto elegante. Si può interpretare in diversi modi, con un filato argento e delle perle, può essere anche un girocollo. Non ho niente da aggiungere perché il girocollo parla da solo. Vi lascio al materiale occorrente e dal tutorial e ovviamente vi auguro il mio buon lavoro. Per questo progetto andrò ad utilizzare del filato gioiello color oro numero 12. Dopodiché avremo bisogno di cristalli da 6 mm di 2 colori. Io ho scelto bianco e turchese. Le ho scelto questa perla di vetro bianca come chiusura. Voi potete utilizzare il genere di chiusura che più preferite. Dopodiché avremo bisogno di un ago infilaperle, un uncinetto 1,75, un metro da sarta, una forbice e della colla per bigiotteria. Per prima cosa, con l'ago infilaperle prendo l'ago infilaperle e il filo e vado ad inserire il filo nell'ago e inizio. Se anche voi avete deciso di utilizzare un cristallo, una perla più grande, qualsiasi cosa che sia da infilare, infilando la perla più grande. Dopodiché seguirò questa sequenza: un cristallo turchese, 4 cristalli bianchi, un cristallo turchese, quattro cristalli bianchi. E vado avanti con questa sequenza. Alla fine vi dirò quanti ne ho infilati esattamente. Ho infilato in tutto 24 gruppi di cristalli. Ho iniziato la sequenza con il cristallo turchese, escludendo ovviamente il cristallo che servirà per la chiusura, ed ho terminato con i 4 cristalli bianchi. L'obiettivo è raggiungere una misura di circa 46-48 cm per avere un girocollo di misura standard. Ora vediamo se ci ho azzeccato coi conti. Lascio come al solito il mio pezzetto di filo, anzi ne posso lasciare anche un po' meno qui, un 10-15 cm. Faccio il mio nodino iniziale, vado a fare 5 catenelle. Vado a prendere il mio gruppo di 4 cristalli bianchi e uno turchese, li chiudo con un punto bassissimo. Dopodiché vado a fare delle catenelle, un archetto praticamente, che passi oltre al cristallo turchese, e lo farò di 3 perché lo voglio piuttosto aderente. Quindi con questo filato, questo uncinetto, questo cristallo mi bastano 3 catenelle per oltrepassare il cristallo turchese. Dopodiché entro tra il turchese e il bianco e vado a fare un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle di separazione, vado a prendere il mio gruppetto di 4 cristalli bianchi e uno turchese e lo vado a chiudere con un punto bassissimo, una catenella. Faccio 3 catenelle, entro tra il cristallo turchese e il cristallo bianco e vado a chiudere con un punto bassissimo. Vado a fare 3 catenelle, prendo il mio gruppo di cristalli, lo chiudo
vado a fare il mio archetto di 3 catenelle. Ovviamente le catenelle sono opinabili, a me ne bastano 3. Con questa mano, questo uncinetto, questo cristallo, siccome lo voglio piuttosto aderente al cristallo turchese, me ne bastano 3. Voi magari potreste averne bisogno di 4, quindi vedete voi, fate le prove e vedete quello che funziona di più. Vado a fare le 3 catenelle di separazione, prendo il mio gruppo, chiudo, faccio il mio archetto di 3 catenelle, entro tra il cristallo bianco e quello turchese e faccio il mio punto bassissimo e riparto con le mie 3 catenelle. Vado a prendere il mio gruppo, li chiudo insieme, faccio 3 catenelle, mi sposto tra il cristallo turchese e quello bianco e chiudo con un punto bassissimo. Andremo avanti con questa sequenza finché non abbiamo terminato i cristalli. Ho lavorato tutti i miei cristalli, quindi ho chiuso insieme anche il 24esimo gruppo e la collana misura esattamente 46 cm, quindi o i calcoli che ho fatto sono perfetti oppure ho avuto una fortuna pazzesca. Scegliete voi la versione che vi piace di più. Detto questo, andrò ad inserire l'elemento di chiusura. Vado a fare le 5 catenelle così come ho fatto all'inizio. Prendo la mia perla e la blocco semplicemente con una catenella, magari tenendola un po' stretta. Vado a camminare con i punti bassissimi finché non raggiungo l'archetto. Mi sposto al centro dell'archetto e faccio un punto bassissimo. Vado a fare un numero di catenelle che mi consentano di arrivare fino all'archetto successivo. Potrebbero essere 5, 6, 7. Facciamo le nostre prove. Credo che ce ne vogliano 6. Nel mio caso, con questo filato, la mia mano e questo uncinetto, 6 dovrebbero andare bene. Entro al centro dell'archetto e vado a fare il mio punto bassissimo. Ho realizzato le mie 6 catenelle, adesso d'ora in poi fino all'ultimo gruppo ne farò 5. Fatte le 5 catenelle, entro nel cristallo turchese nell'archetto successivo con un punto bassissimo. Voi però, il numero delle catenelle varia da mano a mano, affilato a filato, voi fate le vostre prove, provate a farne 5, 6 e vedete il numero che vi sembra più giusto, andrete ad utilizzarlo per tutta la collana. L'unica cosa che sia il primo che l'ultimo gruppo andrà fatto una catenella in più, perché lo spazio tra il primo punto bassissimo e il punto bassissimo successivo è leggermente più grande, quindi occorre una catenella in più. Detto questo, io vado avanti a lavorare le mie 5 catenelle e un punto bassissimo nell'archetto dove c'è il cristallo turchese e ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata al penultimo gruppo di cristalli, ora al posto di fare 5 catenelle ne vado a fare 6. Entro nell'archetto successivo che è l'ultimo, faccio un punto bassissimo e dopodiché
vado a camminare con i punti bassissimi fino alla fine delle nostre catenelle. Dopodiché vado a realizzare un'asola. Questo lo tengo da parte perché poi ricopriremo l'asola di punti bassi e lo andremo a inserire all'interno. Resta un lavoro più pulito. Allora vado a fare questa famosa asola. Nove, 10 catenelle, queste sono 9. Provo a chiudere con un punto bassissimo e vado a fare la mia prova. Ci passa un po' abbondante, ma lo tengo così perché andrò a rivestirlo di punti bassi e ovviamente il nostro anello si rimpicciolirà. Mentre lavoro questo anello con i punti bassi, porto parallela la codina iniziale e la vado così a nascondere. Vado al centro del mio anello e vado a fare tanti punti bassi quanti me ne servono per ricoprire la nostra asola. Ci vediamo quando ho finito. Ho riempito il mio cerchietto di punti bassi. Ora posso fare così, passare dall'altra parte con una catenella. Mi sembra una buona soluzione, abbastanza pulita. Questo è sempre il nostro filo randagio di inizio, lo teniamo da parte. Dopodiché entro con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo realizzato. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Ora vado a prendere un ago da lana o, se volete fare questa operazione con l'uncinetto, andrà benissimo anche l'uncinetto. Porto il filo dall'altra parte e lo faccio passare attraverso i punti, facendo magari 1 o 2 punti asola per fermare bene il tutto. Dopodiché andrò a mettere un goccino di colla e taglierò i fili, entrambi i fili, quindi magari faccio un punto asola qui, dopodiché lo faccio correre tra i punti. Non mi piace molto l'asolina rifinita con i punti bassi, ma era l'unico modo per avere un bel lavoro pulito e far sparire tutti e due i fili, perché stiamo lavorando con un filato grosso e troppi nodi si vedrebbero particolarmente, quindi preferisco così. Vado a far passare il filo e ci vediamo dopo. Ed ecco il girocollo terminato, semplicissimo, con solo 2 righe di lavorazione. Particolari sono questi archetti tra un motivo di cristalli e l'altro che rendono veramente questa collana diversa dal solito, nel contempo molto semplice. Vi posso dire che per quel che riguarda le misure e cristalli utilizzati, la collana aperta e finita, cioè dall'asola alla perla di chiusura, misura 49 cm ed ho usato in tutto 96 cristalli bianchi da 6 mm, 24 cristalli turchesi sempre da 6 mm. E con questo è tutto, ciao e ci vediamo alla prossima!